Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia o luna e venere per i più esperti in bilancia. Andiamo a vedere come sarà questo mese di maggio 2025 partendo dalle linee guida animiche che ti daranno adesso gli oracoli affinché tu possa realizzare quotidianamente gli obiettivi dell'anima e realizzare la tua prosperità nell'ambito della realtà manifesta. Quindi partiremo dagli oracoli e poi andremo a vedere con i tarocchi con la stessa croce cosa accade in questo mese, poi vedremo l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita. Allora, partiamo subito, bilancia, vediamo con gli oracoli, con le carte del drago immaginale. Cosa vuole farti sperimentare la tua anima in questo mese, affinché tu possa realizzare te stessa o te stesso all'insegna dei più grandi ideali, grandi obiettivi che ti danno la vera gioia autentica. Bilancia, maggio 2025. Bilancia. Vediamo. Allora, i protettori. Sei protetta dai tuoi avi e dai tuoi antenati. Gli spiriti protettori ti proteggono, devi fare qualcosa di importante, credo. Hai la protezione dei tuoi avi, dei tuoi antenati. Vediamo cosa ci dice questa carta. Ti leggerò soltanto la prima parte e poi alla fine il rituale della buona riuscita. Vediamo 47. Eccola qui, i protettori. Allora, sono detti i fedeli protettori, sono avi di fuoco che riscaldano e a mezzo del calore psichico proteggono da malattie infettive, da presenze di spiriti non pacificati nella genia o nell'ambiente, da situazioni o persone accompagnate da forze irate. Ah, sei protetta da tutte queste energie o protetto. E affinché tu possa proteggerti ancora meglio, alla fine leggeremo il rituale della buona riuscita. Il responso del drago. Hai bisogno di protezione in questo mese. Prendi rifugio nella guida del tuo maestro interiore. Ciò non significa che tu sia in pericolo, piuttosto che devi essere guidato e devi farti condurre. Esci dalla mente, entra nel cuore. I venti del tuo karma stanno soffiando forte e agiscono sui tuoi pensieri. Fidati del tuo sentire, del tuo cuore, è da lì che ti parla il tuo maestro. Questa carta è connessa con le carte del Daimon e l'amante Ctonio. L'amante Ctonio è l'amante mistico, l'amante invisibile. Mi stanno dicendo che in questo mese i venti del karma per te soffieranno forte. Cosa vuol dire? Cos'è il karma? Sono gli eventi che si ripetono, cicli interi di incarnazioni. E non è tanto gli eventi in sé, ciò su cui dobbiamo mettere l'attenzione, ma il modo di approcciarci ad essi. Quindi ci saranno delle sfide per te in questo mese, ti chiedono e ti dicono di approcciarti a queste sfide con profonda connessione intima, con il cuore, non con la mente. Quindi è come ti dicessero non giudicare gli eventi perché soffieranno forte, ma piuttosto affidati al tuo maestro interiore che è il caposaldo dei tuoi avi guerrieri. Sei protetta, i tuoi avi protettori, scusami, sei protetta e sei protetto da tutti questi eventi del karma che riguardano i tuoi avi e i tuoi antenati. Devi approcciarti a quello che accade non come un qualcosa che accade a te personalmente, perché tu sei il prodotto della tua genia, sei tu, colei o colui che si è risvegliata a questa consapevolezza e affronti ciò che c'è nella tua genia in modo consapevole e risolutivo, definitivo. Ok, dopo ti leggerò il rituale della buona riuscita. Allora, vediamo con i tarocchi cosa ci raccontano, quali sono gli eventi messi in scena dalla tua anima in questo mese affinché tu possa realizzare il tuo destino. Allora, bilancia, maggio 2025, cosa accade? Bilancia, maggio 2025, cosa accade?
Come vi insegno sempre, il karma non ha tanto a che fare con gli eventi che accadono, ma dal modo in cui ti approcci a quegli eventi. E vi dico sempre di dire Emao, meraviglia a tutto ciò che accade. Più abbiamo difficoltà ad approcciarci agli eventi con una resa, con fede, più abbiamo difficoltà quindi ad approcciarci a ciò che ci accade con fede e fiducia, perché gli eventi sono enti, entità, spiriti, più il karma è pesante. Più ci affidiamo a ciò che accade, più il karma diventa leggero. Ok. Cosa accade in questo mese? Vediamo. Bilancia maggio 2025. Allora, ci facciamo un bel taglio per vedere l'energia generale. Re di denari, 9 di denari. Abbiamo a che fare probabilmente qua con la necessità di prenderci maggiore stabilità. Allora, 9 di denari e il re di denari. O stiamo avendo a che fare con delle persone sul profilo pratico, lavorativo, di famiglia, che non ci danno la giusta ricompensa. Oppure qua mi dice come taglio 9 di denari e re di denari. Il taglio mi parla di una buona riuscita economica o monetaria per te, finanziaria. 9 di denari, re di denari. Mi dice che c'è una buona resa finanziaria, economica per te in questo mese. Anche se abbiamo avuto a che fare con una persona magari intransigente sul profilo lavorativo, io vedo che riesci, ti riesce. Ok? Vediamo un po' di che cosa parlano. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il re di denari, la papessa, vedi, ti ho detto, la regina di bastoni, la temperanza. Stiamo aspettando delle risposte in ambito economico o lavorativo qua. Sì, mi dicono che hai avuto molta pazienza con te stessa o con te stesso, hai lavorato molto con la legge spirituale, la papessa, regina di bastoni, o hai lavorato con la magia ultimamente per equilibrare te stessa, per portare il giusto equilibrio in te e sviluppare doti, capacità e talenti. Vediamo un po' di che cosa mi stanno parlando. Energia positiva, scusami, energia attuale, bilancia. Ah, ecco, 5 di denari. Ecco perché mi hanno dato quel taglio lì. In questo momento non lo sai quello che ti sto dicendo. È come se avessi bisogno di maggiore denaro, stai aspettando del denaro, o avessi bisogno di... perché il 5 denari al centro steso è una carta di carenza, come se percepissi della carenza in qualche ambito della tua vita. O come se non ti stanno dando ciò che meriti. Energia attuale. Vediamo il positivo cosa abbiamo. 4 di spade al positivo. Il 4 di spade mi parla del fatto che l'attesa verrà ripagata. Il 4 di spade è una carta di fermo, però sta al tuo positivo. L'attesa verrà ripagata. Vediamo il blocco. Paggio di spade. Ci sono delle questioni in sospeso che ti stanno lasciando un po' con una situazione di carenza. Diverse situazioni, può essere qualsiasi cosa. Lavoro o situazioni pratiche di vita quotidiana che ti fanno stare una sorta di carenza. È possibile che tu abbia ricevuto o tu possa ricevere una... Qua il paggio di spada al blocco mi parla di una persona un po' che non ha buone intenzioni, una persona che ti può mettere i bastoni tra le ruote o una persona che ti può aver messo i bastoni tra le ruote dandoti una sensazione di carenza. Oltre al fatto che ci sono questioni pendenti da risolvere che stanno dando un po' di carenza. Vediamo passato. 6 di bastoni e il 9 di spade. È come se cercassi, scusate un attimo. Allora, stavo dicendo 9 di spade, o questo è il 9 di bastoni, scusami. No, il 9 di bastoni e il 6 di spade, e il 6 di bastoni. È come se avessi nel recente passato lottato per conseguire un certo successo in un ambito della tua vita, un certo sforzo, è come se ti fossi sforzata di andare, nonostante della stanchezza, fossi riuscita o riuscito in certi ambiti.
Però poi adesso ti vedo con l'energia del presente, col 5 di denari, un po' carente in qualche ambito. Sì, sì. Va bene, vediamo un po' cosa succede. Vediamo un po' cosa succede. Maggio 2025. Eccola, la giustizia, ragazzi, ve l'ho detto, situazioni legali o situazioni che non sono andate bene. Qua c'è la giustizia. 7 di bastoni. Ok, e poi? Ah, l'otto di spade qua. Ah, questo era 9 di spade. Vabbè, tanto il significato era simile con questa accoppiata. Allora, stai chiedendo giustizia in qualche ambito. La giustizia ti arriva. La giustizia ti arriva, però è come se, non so se arriva in questo mese. Se stai chiedendo giustizia per situazioni legali o burocratiche o di soldi, di denaro, io vedo che qua c'è una certa lotta per ottenere questa giustizia e delle situazioni, queste lotte qui, che ti possono dare una certa insoddisfazione, una certa inquietudine. Il 4 di spade, ricorda che è al tuo positivo, te l'avevo già detto prima e ti ho detto l'attesa verrà ripagata su situazioni pendenti che non stai ottenendo giustizia. Ecco perché mi dicono i protettori. Ecco perché mi dicono i protettori, situazioni dove il vento del karma soffia forte e quindi come ti approcci a situazioni di questa natura? Con Emao Meraviglia, pronunciando il mantra Emao Meraviglia e facendo la pratica che adesso ti leggerò sui protettori. Oltre a questo, quando i venti del karma soffiano forte, dobbiamo essere ben munite e preparate con tutte le formule psichiche e i mantra che trovate nel video Magia Pratica 11, prima e seconda parte, dove c'è la prima parte la formula pentacolare, la seconda parte tutte le formule magiche insieme ai mantra. Quindi ti dicono, rispetto a una situazione di giustizia, c'è una persona qua, o c'è una persona o un discorso pendente, o qualcosa di pendente, o qualcuno che ti ha messo i bastoni tra le ruote, qualcosa di questa natura succede qui, che ti vedono un po', come dire, otto di spade, come se ti potessi sentire un po' schiacciata da una situazione. Che viene dopo l'otto di spade? Assolutamente la ruota della fortuna gira dalla tua parte. Un cambio insperato. Ecco perché al taglio ti dicevo una situazione economica, oppure una situazione economica che va bene, però non è subito proprio. Cioè, il taglio era 9 di denari, re di denari, è come se qualcuno potesse essere molto esigente con te o una situazione che ti faceva confrontare con una certa autorità esterna. Ok, allora questa situazione si risolve, ma questo è il mese in cui dovrai affidarti ai venti del karma con le formule magiche. Quindi, ripetiamo, la giustizia arriva per te perché c'è già nel campo energetico. Però non è proprio subito, ci sarà un cambio insperato, all'improvviso, qualcosa di inatteso con la ruota della fortuna che girerà dalla tua parte. Vediamo i mini tarocchi cosa ci raccontano, cosa ci aggiungono o cosa ci confermano. Allora, 5 di denari, 5 di denari, energia attuale, bilancia, 5 di denari, 4 di coppe, infatti per questa sensazione di carenza ti vedo un po' demotivata o demotivato. 4 di spade al positivo. Paggio di bastoni, vedi le comunicazioni arrivano. Le comunicazioni arrivano rispetto a un campo dove c'è la giustizia in mezzo. Però non è proprio subito subito. Guarda, 5 di bastoni mi parlano di controversie, controversie legali, controversie relative a qualche causa che abbiamo. Le comunicazioni arrivano, i nuovi inizi. Però ti dicono prenditi il tuo tempo per meditare sui fatti che prima della risoluzione ci saranno. 4 di spade è proprio la meditazione, sono i mantra al tuo positivo. Paggio di spade al blocco. Paggio di spade al blocco, poi sei anche tu bilancia con le spade, no? È come se non avessi proprio fiducia in ciò che accade. Invece dobbiamo avere fede negli eventi perché, come ci ha descritto benissimo anche la carta, sono degli eventi che vengono dalla tua genia e che noi che ci risvegliamo abbiamo il dovere di scioglierli, altrimenti nella nostra vita si ripetono le stesse cose. Ok, paggio di spade. Paggio di spade al blocco. 7 di denari. Qua stai aspettando o del denaro o delle situazioni che ti fanno un po' perdere la fiducia, come se avessi perso un po' di nervosismo. Non vuoi attendere, non ti fidi.
9 di spade e il 6 di bastoni, 9 di spade, 2 di spade, vedi qua abbiamo un po' di indecisione, 6 di bastoni, scusate, questo spade o bastoni? Sono spade, 6 di spade, ok. È come se volessi uscire da una situazione, però vediamo un po', 6 di spade e la papessa, come se stessi cercando di uscire da una situazione che ti dà un certo impasse. Hai un po' di nervosismo, questioni pendenti. Vediamo questa giustizia qui. La giustizia, sei anche tu, no? La bilancia, è come se combattessi per qualcosa. Giustizia. Il matto, vedi la fede, qua ti affidi. Tu, giustizia, con la bilancia ti affidi. Ti affidi, una nuova tappa, 7 di bastoni. Il giudizio, prendi una decisione qua, prendi una decisione nel mettere dei limiti o del imporre qualcosa, di punto in bianco, 8 di spade, 5 di denari, perché non ce la fai più, perché una situazione è giunto al termine di questa situazione. La ruota della fortuna cosa ci porta? La regina di bastoni, wow! Allora, qua c'è un'odissea. Questo è il mese dell'odissea. Allora, come ci racconta il mito greco, qua il grande Perseo, che sei tu che stai guardando, emerge. Allora, ci sono situazioni legali o situazioni legate al denaro o situazioni di cause in corso, situazioni che ti vedono pensare, ti vedono con un po' di nervosismo, non fidarti di quello che accade. È come se prendessi la decisione a un certo punto di fare qualcosa di nuovo. C'è una nuova tappa per te che arriva, o ti lanci in qualcosa o dici qualcosa o prendi la decisione di mettere dei limiti a una situazione perché è diventata insostenibile. A un certo punto cosa succede? La ruota della fortuna gira dalla tua parte, dandoti ciò che vuoi, regina di bastoni, e quindi avendoci meditato su come ci insegna il 4 di spade al tuo positivo, tu realizzi le nuove comunicazioni che vanno a tuo favore. Wow! Mettiamoci adesso 2 carte dello sciamano sopra e sotto. Allora, energia positiva, 2 carte dello sciamano, una carta dello sciamano, energia negativa, un'altra carta dello sciamano. Energia positiva sul 4 di spade, quindi qual è il suggerimento? La ricerca della visione, avrai una nuova visione delle cose che accadranno in questo mese, una nuova visione. E vediamo cos'è che alimenta la nuova visione con il paggio di spade al blocco. Il custode della terra. Allora, questa carta mi parla delle cose giuste. Il custode della terra mi parla cos'è la terra. La terra è madre terra, e la terra sono i denari, la terra, no? È come se non percepissi il giusto risarcimento, il giusto riconoscimento che ti è dovuto dalla vita o da queste situazioni. Bene, questo nervosismo alimenta in te qualcosa di nuovo, una nuova visione che ti permetterà di meditarci su e cambiare la situazione, cambiare proprio il gioco. Fammi vedere un'altra cosa arriva ancora con quel 4 di spade al positivo. Il 6 di denari, denaro, quello che ti spetta, 6 di denari, o una situazione ritorna in equilibrio, il giusto dare e il giusto avere, comunicazioni per questioni che riguardano un equilibrio sulla vita pratica o anche del denaro che ti spetta, va bene? Magari non è subito in questo mese, è a fine mese o il mese successivo, ok? Wow, un'odissea meravigliosa, ragazzi miei ragazzi, e adesso passiamo a vedere l'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore adesso cosa accade. Iniziamo con questi oracoli. Bilancia, maggio 2025. Mettiamoci questi altri. Maggio 2025, bilancia, cosa accade? Ok, amore, bilancia. Re Artù, qua abbiamo un conquistatore. Abbiamo una persona di tutto rispetto, una persona di spessore, una persona... È come un re, no? Cosa fa il re? Il re è ordine, disciplina, conquista. Ok, alchimia. Qua abbiamo una persona con la quale ci sarà molta alchimia, molta attrazione magnetica tra di voi. Ok, vediamo di cosa si tratta.
Energia, andiamo a mettere prima la tua fila energetica. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nel segno della bilancia a maggio 2025? Amore, bilancia maggio 2025. 10 di denari, la papessa e l'eremita. Puoi essere in una relazione dove non c'è fuoco, non c'è passione con qualcuno, però puoi essere in una relazione 10 denari dove ti senti in una relazione stabile con qualcuno dove tu sei più introspettiva, anche l'altra persona l'eremita. Puoi essere già in questa relazione qui. Oppure per le ragazze single, i ragazzi single, ti vedo molto concentrata su ciò che per te è stabile, la tua stabilità, il tuo amor proprio a partire da una consapevolezza spirituale. Ti vedo a casa, 10 denario, ti vedo con la famiglia, qua c'è nell'iconografia la famiglia, la papessa, ti vedo anche molto responsabile per le cose di casa, di famiglia, e ci vai molto prudente con l'eremita con chi arriva di fronte a te. Hai una certa prudenza, anche la papessa ha una certa prudenza, no? Ok, vediamo un po', qua mi dice che c'è alchimia con qualcuno. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese di maggio 2025, bilancia. L'energia della persona. Qua abbiamo l'appeso, una persona, il diavolo, il re di spade, ci picchia. Qua abbiamo una persona che sta facendo i conti con il suo ego. Qua abbiamo una persona che sta facendo i conti con la necessità di cambiare prospettiva rispetto alla vita, alle circostanze che gli sono accadute fino a questo momento. È una persona molto ambiziosa, allo stesso tempo sta facendo i conti con questa sua stessa ambizione, sia che sia una persona nuova che una persona che tu possa già stare o conoscere. L'appeso mi parla di una persona che sta cercando di cambiare prospettiva o comunque è sacrificata per delle questioni riguardanti degli attaccamenti. Il re di spade è una persona che sta cercando di avere le idee chiare su come elaborare quello che ha da fare. 2 di coppe qua. Ok, di cosa mi parla questo re di spade? Dell'asso di denari, una persona molto ambiziosa sul profilo economico e lavorativo, e questo ha come priorità, diciamo. Qua vedi, ci sono persone che fanno degli accordi di lavoro, quindi questa persona sta pensando a come raggiungere degli obiettivi che ha. Re di denari, vedo una persona molto più concentrata sulla materia che sull'amore. Vediamo, ok, questo è il profilo energetico di quest'altra persona. Vediamo al di là di tutto cosa accade per te nell'amore. Bilancia, maggio 2025. Re di bastoni. 10 di coppe. E il 2 di spade. Per alcuni di voi c'è una persona nuova qua. Una persona nuova. Allora, non so se avete già una persona, io qua vedo re di bastoni, 10 di coppe e 2 di spade. Siccome le spade sei tu, bilancia, io lo attribuisco a te, le spade sono i segni d'aria, no? Abbiamo re di bastoni, una persona qua che dimostra impegno e passione nello stare con te anche con la famiglia o con l'amore condiviso. Può essere la stessa persona di cui ti ho parlato prima, che sta cercando di cambiare prospettiva rispetto a quello che ha da fare nella materia, oppure una persona completamente nuova che ha questa energia qua comunque, una persona ambiziosa, e che metterà sforzo e impegno nel realizzare questo 10 di coppe con te, come se tu dovessi prendere una certa decisione, una certa scelta col 2 di spade. Come se ti dovessi prendere, come se analizzassi prima di prendere la decisione, perché comunque qua vedo questa persona che mette sforzo e impegno nei tuoi confronti. Vediamo un po' cosa viene dopo il 2 di spade.
La ruota della fortuna, qua c'è un cambio, vediamo di cosa parla la ruota della fortuna. Sì, del cavaliere di bastoni. Allora, qua ti darai a questa persona, può essere anche la stessa con la quale magari ti ho detto qua non c'era passionalità, c'era un po' di più di freddezza, c'è un rapporto più spirituale, intellettuale e quindi si rinvigorisce la passione qui, vedo assolutamente, tant'è che vedi questa persona che mette sforzo e impegno, un po' ti chiedi ma che succede a questo, che gli è successo? Che gli è successo? E niente, che si è ringalluzzito qua. Quindi e quindi è come se vedo che la fortuna, la ruota della fortuna, che è il destino, ti porta a delle circostanze favorevoli affinché questa alchimia ci sia di nuovo o ci sia con questa persona, sia una persona nuova. Vediamo un po' energia positiva per te in questo mese, bilancia, in amore. Questo è il 7 di bastoni, energia positiva. Io credo che farai un po' penare questa persona prima che tu gli dica sì. 7 di bastoni sono i limiti. Però allo stesso tempo questa persona vuole superare questi limiti che ci sono. Possono essere anche limiti di distanza o di altre situazioni, Però tu ci vai prudente, capito? Quindi è come se mettessi o metti limiti a un'altra persona, va bene? E arriva questa persona nuova con la quale tu poi ti lanci, vedi un po' dove ti risuona durante il mese, oppure metti un po' limiti a questa persona, il mago, sì. Energia negativa per te in amore? L'imperatrice, alcune di voi non sentono sviluppo con qualcuno e quindi si lasciano andare a una nuova persona, prendete questa decisione. Alcuni di voi non si sentono che questa persona, una persona gli dà ciò che merita, ciò che meritate, mi spiego. È come se aveste sentito un po' di carenza in questo, non vi sentivate degne di attrazione, cioè come se non vi ha dato gli stimoli giusti qualcuno. Ok? Questo per quanto riguarda le ragazze e i ragazzi che scelgono di chiudere una relazione, mettere dei limiti e aprirsi al nuovo. Se la stessa persona, scusami, se una persona nuova all'inizio tu potresti pensare, ma non so se c'è sviluppo con questa persona, metto un po' dei limiti, vediamo un po' che succede, però alla fine vedi che c'è ciccia, c'è sostanza. Sì, vediamo un po' sull'eremita. 7 di spade. 7 di spade, infatti, è come se non ti fidassi molto dell'altra persona, evitassi un po' l'altra persona, soprattutto se è una persona già con la quale stai. Però qua c'è una persona nuova, o è la stessa, che tu evitandola fai reagire questa persona, ok? Un'altra carta sul 7 di bastoni. E infatti c'è la torre qua. Tu metti limiti o, o rompi qualcosa, una situazione che ormai non va più per alcune di voi, altrimenti metti... C'è una persona che farà un gesto limite nei tuoi confronti, vedi un po' dove vi risuona, ok? Adesso con i miei potenti oracoli lui-lei andiamo a vedere qual è l'energia dell'amore per te in questo mese rispetto a questa persona nei tuoi confronti. Cosa ti confesserà questa persona? Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti confesserà questa persona? Vediamo. Questo re di bastoni qui. Ho sempre avuto paura dell'amore. Poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Sono spacciato, mi sono innamorato. Quindi c'è una persona che è spacciata, si è innamorata. Ok, o si innamorerà. Cos'altro? Vedi, sono scappato per paura che mi lasciassi. Qua c'è una persona che è potuta scappare o ha potuto rifugire dalla vostra connessione perché aveva paura di non sentirsi alla tua altezza, che tu lo lasciassi. Ok, cos'altro? È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. E qua parliamo di una persona che puoi conoscere per gioco, te l'ho detto. Poi mi sono innamorato, 10 di coppe, ok? Ok, adesso ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere il rituale della buona riuscita per te in questo mese con la carta numero 47. 47. Allora, no, sto sbagliando. Ah no, no, eccola. Allora, contempla una fiamma, o di un camino, o di un braciere,
o di una candela, per esempio, e ripeti la seguente formula psichica. Uscite dalla fiamma, i pori della mia pelle siano la vostra casa. Poi percepisci i tuoi fedeli protettori uscire dalla fiamma e collocarsi in ogni poro della tua pelle, rivolti verso l'esterno a formare una corazza protettiva. Questa è una pratica bellissima. E tu, grande protettore blu, permani nel mio cuore. Visualizza l'immagine del tuo maestro tutto blu, seduto nel tuo cuore, e senti che egli ti offre la sua protezione dal tuo interno. Quindi avete capito come si fa? Prima invoca tutti i protettori e sentili come una corazza intorno alla pelle. Poi dici, e tu, grande protettore blu, permani nel mio cuore. Ok. I fedeli protettori corrispondono al settimo chakra che si trova alla sommità del capo, in corrispondenza della fontanella. Questo chakra è l'apertura verso i piani sovramentali. Qui la Kundalini diviene puro potere spirituale. È associato al colore viola e al suono Aum. Con questo suono puoi caricare la tua bevanda per nutrire i tuoi fedeli protettori. Allora, quest'altra pratica è da fare tutto il mese, quando ti fai una tisana, quando ti bevi un bicchiere d'acqua, quando qualsiasi liquido tu ingerisca. Noi la facciamo durante lo yoga sciamanico, carichiamo il liquido che stiamo ingerendo affinché noi possiamo nutrendo il nostro corpo, che è il prodotto dei nostri avi, i nostri antenati che si trovano dentro il nostro corpo, nutriamo i nostri antenati. Quindi pronuncia 9 volte la parola, il suono questo, guarda, si legge Aum, Aum, Aum. Pronuncialo 9 volte prima di bere il liquido, che sia acqua, tisana, e poi, mentre lo bevi, senti che stai nutrendo i tuoi fedeli protettori. Ok? Allora, ragazze mie, ragazzi, è una bellissima odissea, stupendo. Vincerai con i fedeli protettori. Io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!